Salve e bentornati. Quelli che mi seguono da un po' sanno che su questo canale gli argomenti che trattiamo raramente sono allegri, ma anche nelle cose più complesse e spiacevoli riusciamo in qualche modo a trovare un po' di leggerezza, o almeno a prendere una parte che ci faccia sentire meno soli. In questo caso, in questo video che state per guardare, tutto questo non sarà possibile, perché parliamo di qualcosa che ha una sola dimensione, e questa è la dimensione della sconfitta. Questo sarà certamente il video più breve sul canale perché non ho voglia di girare intorno alle cose e voglio invece andare dritto al punto. Quindi non aspettatevi musica o montaggi particolari questa volta, davvero, perché la materia che trattiamo non si presta e anche perché sono abbastanza arrabbiato. Mi ero anche ripromesso di non parlare più di fatti di cronaca e non analizzarli nemmeno e volevo rispettare questo proposito, però mi è capitato di leggere un articolo di giornale, che è quello che potete trovare nell'info box, che per una volta non mi ha stupito per disonestà intellettuale di chi l'ha scritto o per un taglio particolarmente scorretto o incoerente, ma proprio per il contenuto, nel senso che il contenuto è stato riportato fedelmente, soprattutto è stata riportata l'opinione di un paio di persone e la loro testimonianza che mi hanno lasciato l'amaro in bocca a dire poco. Stiamo parlando della fine tragica di un ragazzo che si chiamava Paolo. Sicuramente avete sentito la notizia sul giornale, anche perché se ne parla molto, anche se ormai dai fatti è passata quasi una settimana. Per sintetizzare, per chi non l'ha visto, Paolo era un ragazzino che frequentava un istituto tecnico e che da moltissimo tempo era vittima di bullismo. Lui avrebbe dovuto iniziare a frequentare il secondo anno di scuole superiori, ma già dalle elementari aveva cominciato a essere vittima di bullismo, l'aveva denunciato più di una volta a chiunque, ai genitori, alle figure di autorità, ai professori, anche alla dirigente scolastica, che ha un ruolo importante in questa vicenda, è quello che vedremo, ma nessuno aveva trovato il modo di mettere rimedio a questa situazione. L'articolo di cui parlo, l'articolo che così tanto mi ha colpito, è un articolo in cui per l'appunto la dirigente scolastica di questo istituto tecnico che frequentava Paolo dà la sua versione dei fatti. La sua versione dei fatti è che in sostanza, secondo lei, non c'era bullismo nella classe di Paolo, che invece lei definisce semplicemente come una classe caotica. E poi chiaramente la cosa che mi ha lasciato più perplesso, per usare un termine civile, è la dichiarazione della psicologa dello sportello di sostegno della scuola, dove Paolo si era recato più di una volta. E tra l'altro chi conosce il meccanismo e il funzionamento degli sportelli di ascolto psicologico a scuola sa che non è proprio facilissimo ottenere il permesso, ma anche trovare la voglia, il coraggio, verrebbe da dire, di andarci. Lui l'aveva trovato, il coraggio, aveva spiegato la sua situazione, ma la psicologa non aveva ritenuto di avviare, dice lei, i protocolli di sicurezza. Verrebbe da dire bel lavoro. Ancora una volta la mia professione è stata tirata in ballo, secondo me a sproposito, e vedremo anche che la dirigente scolastica ha delle sue idee su come usare i mezzi che la psicologia mette a disposizione. Se mi permettete una nota personale, io chiaramente non ho intenzione di mettere nessuna foto, non ho intenzione di fare spettacolo di un evento che è molto tragico, però come sempre quando qualcuno muore in circostanze inattese, i telegiornali poi usano delle foto che trovano sui social. In particolare in questo caso c'era una foto che è diventata purtroppo per noi famosa, molto vista, in cui questo ragazzino suonava un basso rosso, perché gli piaceva la musica. E non posso dire che questo non vi abbia colpito, perché è una passione che condivido. E insomma, però cerchiamo di fare un discorso razionale, cercare di definire un po' qual è il problema che succede, perché moltissimi dei miei colleghi, secondo me, hanno commentato questo evento in modo tutt'altro che utile e costruttivo. Qualche giorno fa, quindi qualche giorno dopo l'evento, la madre di Paolo ha definito suo figlio una preda, che è una definizione estremamente cruda, ma molto corretta, sfortunatamente. Che significa una preda? Significa che suo figlio aveva molte delle caratteristiche che definiscono l'obiettivo prediletto dai bulli,
non perché fosse debole, perché in realtà non è la debolezza fisica il punto della questione, anche se sicuramente è un elemento, ma è più che altro la diversità, la non conformità all'ambiente in cui si vive. Sicuramente questo ragazzo era un po' diverso dalle persone che lo circondavano in questo istituto tecnico. La definizione di sua madre però la trovo calzante, perché questo tandem di preda e predatore si ripete sempre uguale a se stesso, con variazioni non significative, in tutte le parti del mondo, in tutti i livelli della società. Si trovano bulli che prendono di mira un certo tipo di persona, una persona diversa, come ho detto, dalle altre del suo contesto, che quindi trova difficoltà a integrarsi e ad avere una rete di supporto. E questo succede in Italia, succede negli altri continenti, succede a ogni latitudine, in ogni luogo in cui ci sia una scuola, questo succede, quindi praticamente ovunque. E le modalità sono sempre le stesse. Questo esiste da un tempo incalcolabile, probabilmente il bullismo è nato con la scuola come la conosciamo noi in senso contemporaneo. E dunque qual è l'unica variabile? L'unica variabile sta nella risposta che gli adulti, le figure di autorità, danno a questo tipo di comportamenti, che tra l'altro sono di quei rari comportamenti che sono interclasse, nel senso che è un fenomeno che non riguarda esclusivamente i livelli più bassi della società, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale. Ci sono bulli che sono ricchi, che si muovono in ambienti di ricchezza e di privilegio. Tutto quello che cambia, quello che fa la differenza tra un contesto in cui il bullismo prospera ed è pericoloso e uno in cui invece è tenuto a bada, è per l'appunto come lo si tiene a bada, cioè quanto gli adulti sono disposti a tollerare certi comportamenti, quanto le punizioni sono rapide e significative, e poi, come vedremo, anche un altro paio di variabili. Parlando di adulti, e tornando al caso di cui stiamo discutendo, che usiamo per cercare di trarne qualche principio generale, per cercare di dare un senso a quello che è successo e un significato ulteriore. Ecco, in questo caso, e non è sempre così, ma in questo caso Paolo aveva fatto tutto il possibile. Si era attenuto strettamente a quello che potremmo dire è il protocollo antibullismo ufficiale che viene insegnato ai ragazzi. Cioè si era immediatamente rivolto a tutte le figure di autorità, chiaramente ai suoi genitori in primo luogo, ma poi era andato, come abbiamo detto, dai professori, ed era andato dalla psicologa, era andato dalla vicepreside, e quindi aveva fatto tutto il necessario. Ogni tanto si dice che i ragazzi vittime di bullismo non denunciano, e in un certo senso gli si dà la responsabilità di quello che poi succede, anche se non viene detto apertamente. Ecco, Paolo aveva denunciato tutto quanto. Addirittura aveva, e i suoi genitori sostengono di avere delle prove di quello che raccontava. Come hanno reagito questi adulti? Hanno reagito come talvolta succede, anzi come spesso succede, in un modo assolutamente insufficiente. Ecco, se dovessi usare una sola parola per descrivere il contesto che ha reagito alla richiesta di aiuto di un ragazzo, direi che questo contesto è gravemente insufficiente, per restare in ambito scolastico. E perché questi adulti spesso, come in questo caso, reagiscono in modi che sono insoddisfacenti, addirittura con un certo disinteresse, derubricando tutto a cose di ragazzi, o a un vedetevela voi, o anche ad altre forme. Reagiscono così perché fondamentalmente non hanno nessun interesse a cercare di risolvere questo problema. Stiamo parlando di insegnanti che sono o si ritengono sottopagati, che sono o si ritengono oberati di lavoro e di responsabilità, per le quali non vengono evidentemente compensati secondo loro adeguatamente, e che si vedrebbero, se dovessero intervenire, costretti a un sovraccarico di lavoro, perché se si va a fondo nella questione bisogna cominciare a combinare sospensioni, anche bocciature, bisogna spiegare alle famiglie dei bulli qual è la situazione, e stiate sicuri che le famiglie dei bulli sanno che cosa hanno generato, e tutto questo è impegno e tempo e fatica supplementare, non pagata ovviamente, non retribuita in nessun modo. C'è una forte tentazione di, come ho detto, ridurre tutto a problema secondario e sperare che la cosa si risolva da sola, ma la cosa ovviamente non si risolve da sola, anzi. Quindi questi sono adulti che dovrebbero avere due elementi per contrapporsi ai bulli efficacemente. Dovrebbero avere autorità e autorevolezza,
e dovrebbero avere coraggio. Coraggio significa anche di andare in fondo a una vicenda quando diventa parecchio spiacevole, quando magari, chissà, la cosa si espande fuori dalla scuola e bisogna andare a chiamare la polizia, magari, cominciare a fare denunce. Ecco, questi adulti, gli adulti che in questo momento dovrebbero essere figure di riferimento, spesso non hanno né autorità, né tantomeno autorevolezza, né nessuna forma di coraggio. Sono molto codardi. E in questa codardia talvolta commettono l'errore più grave di tutti, come quello che ha commesso, secondo la ricostruzione di Open, il giornale in questione, la vicepreside della scuola, che è minacciare a vuoto. Se proprio si dovesse scegliere quale condotta negativa tenere tra le due, sarebbe comunque preferibile scegliere il non fare niente piuttosto che il minacciare a vuoto, perché il minacciare a vuoto è il più grande regalo che si possa fare ai bulli. È il passaggio finale con cui gli si consegnano di fatto le chiavi dell'autorità e del dominio. Perché dico questo? A questo punto dobbiamo cercare di definire la natura del bullismo. Ho letto il post di una collega su Facebook che diceva che il problema che il bullismo nasce da una mancanza di empatia, ma la verità è che il bullismo, come tutti i fenomeni che sono universali, nel senso che interessano tutte le persone di culture diversissime fra loro, di tempi diversissimi, in realtà non è un fenomeno che nasce da una mancanza di qualcosa, anzi, è un fenomeno che nasce dalla natura umana. I bulli si comportano così, mettono in atto questo comportamento antisociale, perché ritengono che ne trarranno un guadagno e che l'eventuale rischio di punizioni o biasimo non è così spaventoso da rinunciare a questi benefici. Quali sono i benefici che un bullo ottiene? Un bullo ottiene un certo potere sociale, diventa una persona in vista, diventa una persona che nel suo piccolo ambiente è da temere, quindi ottiene eventualmente poi anche dei vantaggi secondari. So che fa ridere detto così, ma alcuni bulli diventano veramente piccoli estortori, cominciano la loro carriera criminale in questo modo, ottenendo dei vantaggi materiali, facendosi di fatto pagare per non dare il tormento ad altri. Alcuni rubano direttamente, quindi iniziano la loro carriera criminale di ladri in questa maniera. La maggior parte invece si accontenta semplicemente di incutere timore e avere rispetto da parte, diciamo, della parte neutra di spettatori, che è una cosa importante di cui ora discuteremo. E quindi è un comportamento antisociale. Non nasce da un disagio psicologico, non nasce da un trauma, da una necessità a cui non è stata data risposta. Nasce semplicemente da un desiderio di controllo e potere. A maggior ragione, visto quello che abbiamo detto, diventa molto evidente il modo peculiare che hanno i bulli di procedere. Intanto chiunque abbia affrontato il bullismo nella propria esistenza, nella propria carriera scolastica o anche più avanti, sa che i bulli non sono mai da soli. Se non hanno un vantaggio numerico schiacciante, non agiscono, perché ovviamente si vogliono assicurare la vittoria, anche quando in realtà i termini sono già sbilanciati di partenza, perché la vittima è molto più debole anche di uno solo. Ecco, uno solo mai. Se è possibile, cercano di essere almeno in 5, in 6, anche di più possibilmente. Anche perché questo serve a creare un ulteriore supplemento di paura in quelli che osservano, che magari ci pensano due volte prima di mettersi contro questa squadra di bulli. Secondo comportamento peculiare è che tendenzialmente i bulli testano le acque, cioè tranne se non siamo in contesti veramente molto degradati e veramente dominati da un'anarchia quasi totale, i bulli provano piano piano a capire quali sono i limiti di quello che gli viene concesso, quindi magari cominciano con piccoli atteggiamenti prevaricatori, un commento sgradevole, uno spintone, cose che se passano inosservate o se addirittura vengono notate ma non sanzionate, danno un po' la misura di come si può procedere, e poi da questo ovviamente il limite è il cielo, direbbe qualcuno. Non si sa dove si va a finire. Ci sono stati tantissimi casi di bullismo, di comportamenti di bullismo che sono finiti anche con le vittime all'ospedale o anche con le vittime passate a miglior vita, direttamente, non come nel caso del povero Paolo. Quindi, quando dicevo che minacciare a vuoto
è la strategia in assoluto peggiore, anzi non è neanche una strategia, è un suicidio, e mi dispiace usare questo termine in questo contesto, ma è il migliore che mi viene in mente, e che tanto varrebbe non fare niente a quel punto, è proprio per questo, perché la minaccia a vuoto dà immediatamente la sensazione che il limite non c'è, la sensazione che anche di fronte alle cose più infami non gli succederà niente. Infatti è esattamente ciò che è avvenuto in questo caso. E evidentemente avevano ragione di tirare ancora di più la corda, perché sapevano che non si sarebbe mai spezzata. Un'ultima caratteristica che penso chiunque abbia avuto a che fare con bulli e bullizzati conosce bene è che nel contesto sociale in cui queste interazioni avvengono, quindi ci sono vittime e carnefici, la stragrande maggioranza di quelli che stanno loro attorno, per esempio i compagni di classe, non sono né l'uno né l'altro, sono delle persone che stanno nel mezzo. E cosa fanno queste persone che stanno nel mezzo? La maggior parte delle volte non fanno assolutamente niente. Stanno a guardare e una volta che vedono come si risolve la situazione, prendono una parte o nessuna parte. Questo è chiaramente in accordo con quello che noi sappiamo di psicologia sociale da molte fonti diverse. Ed è però il più grande problema di questa faccenda, perché basterebbe anche una reazione minima, anche un riconoscimento dell'ingiustizia di quello che si sta osservando per fermare completamente i comportamenti dei bulli. Ma spessissimo questo non succede, anzi, talvolta succede che per paura o per desiderio di emulazione o per desiderio di stare con chi vince, questa parte neutra inizia a parteggiare per i bulli in questione. Ciò detto, quindi, quando dicevo che la preside ha un po' delle sue idee su come gestire questa situazione, ammesso che ci sia poi ancora qualcosa da gestire, diceva nell'articolo che lei aveva proposto e ottenuto di fare delle sedute di terapia di gruppo con la classe di Paolo, che lei stessa descrive come una classe, dice lei, a parole sue, come, lo ripeto, caotica. Che cosa voglia dire? In realtà penso che lo sappiamo. Lei usa caotica per indicare che là dentro non c'era più nessuna autorità e chiunque faceva quello che voleva. Tanto meno la sua, figuriamoci se c'era la sua autorità. E quindi aveva istituito queste giornate di terapia di gruppo, in cui evidentemente c'erano anche dentro i bulli, per migliorare l'empatia, migliorare la comunicazione, sensibilizzare. Ecco, questo mi sembra lo strumento più inutile possibile, perché non è che i bulli non sanno che quello che stanno facendo è un comportamento antisociale. Dico, non sono dei psicopatici nel senso letterale del termine, sono delle persone normali e come tutte le persone normali, talvolta, decidono di compiere delle azioni che sanno essere negative e in certi casi intollerabili, ma le fanno ugualmente perché ne traggono dei vantaggi che sono esattamente quelli di cui abbiamo discusso. Quindi cercare di instillargli l'empatia, ammesso poi che noi possiamo instillare l'empatia negli altri a comando, cosa di cui io dubito enormemente, non serve a niente. Non serve assolutamente a niente, è una strategia stupida, anzi è una strategia pericolosa, perché c'è il pericolo concreto che la vittima o le vittime che si trovano a fare la terapia di gruppo con i loro carnefici si trovino, vista la natura del gruppo, che non è il caso di discuterne adesso, ma tendenzialmente i gruppi sono delle entità piuttosto conflittuali al loro interno, addirittura si trovino in una specie di dibattito, cioè a doversi difendere pure dalle accuse degli altri, perché le persone che stanno in mezzo, come abbiamo detto, non è difficile che prendano le parti sbagliate. E poi, vabbè, ci sarebbe chiaramente un moderatore psicologo del gruppo, ma se la psicologa è quella che non ha ritenuto di avviare i protocolli di emergenza in una condizione di questo genere, io mi immagino che tipo di conduzione potrà avere fatto. Poi l'Italia è un paese meraviglioso, forse da questo punto di vista è il paese più bello del mondo e anche il più brutto, perché in questo paese il lavoro non lo perde nessuno. Non importa quello che uno fa, i suoi fallimenti, il lavoro è... Se ci sei dentro, attaccato come una cozza allo scoglio, non te lo toglie nessuno. Io penso che questa collega dovrebbe comunque avere un po' il buon gusto di fare un passo indietro, ma certamente non lo farà. Tra l'altro vorrei sapere se adesso la dirigente scolastica ha intenzione di riproporre la terapia di gruppo e magari come la vuole iniziare, se magari informando i partecipanti che di fatto sono degli assassini. Beh, sarebbe anche
un prendere coscienza di qualcosa per una volta. E quindi che cosa si può fare contro il bullismo? Dal punto di vista psicologico ci sono diverse cose che si possono fare, soprattutto degli interventi in cui non si va a trattare il singolo individuo, ma si lavora sull'ambiente che lo circonda, perché poi alla fine è quello, non ci sono superuomini, i bulli non sono delle creature dotate di particolari poteri o abilità, anzi sono degli individui generalmente molto molto mediocri e nemmeno particolarmente forti, come abbiamo detto. E quindi che si può fare? Bisogna creare un ambiente molto ostile nei loro confronti. Prima di tutto, la cosa fondamentale, secondo me, che è necessario fare è instillare una cultura della vergogna. Io ho avuto modo di ripetere sul canale che la vergogna può essere un sentimento molto utile, però nel nostro tessuto sociale, specialmente a scuola, la vergogna è una cosa che manca completamente. Veramente pare che uno possa fare quello che vuole, anche spingere un ragazzo a un gesto estremo e poi passarla liscia senza particolari conseguenze, e tutti ci dimentichiamo tutto e poi il giorno dopo ci abbracciamo e ci vogliamo bene. Ecco, questo non dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci una cultura in cui a un'azione corrisponde una reazione severa, che coinvolge chi la compie, quindi il ragazzino, si presume il minore, ma soprattutto la sua famiglia. Questo tipo di azioni, soprattutto se sono reiterate e soprattutto se evidentemente nascono da una volontà di prevaricazione e da una volontà di ottenere dei benefici per se stessi, dovrebbero condurre a un'esclusione sociale. Cioè chi le compie dovrebbe essere separato dal resto della comunità e trattato come una cosa a parte, finché dopo un lungo percorso può essere riammesso nella comunità. Questo potrebbe essere un deterrente, e in effetti è un deterrente, per arginare il problema e fare immediatamente capire questo tipo di atteggiamenti non sono tollerati. Però non sono tollerati veramente, non a parole. Infatti l'altra cosa fondamentale è non aspettare il secondo comportamento. Al primo comportamento devono immediatamente partire sanzioni. Quando dico sanzioni, non intendo le sanzioni soltanto quelle giuridiche della preside che ti dà 3 giorni di sospensione. Certo, quello ci vuole, ma soprattutto ci vogliono delle sanzioni di tipo morale. Ci vuole un grosso stigma su questo tipo di comportamenti, se li si vuole eradicare. Poi se non li si vuole eradicare, invece piacciono, si ritiene che diano un po' di brio all'ambiente, si può anche non fare niente, è chiaro, come mi pare non si stia facendo. E chiaramente tutto questo conduce a una sola direzione, che non bisogna avere minimamente paura, anzi bisogna assolutamente coinvolgere delle figure esterne, che sia la polizia dal punto di vista giuridico, che sia un consulente esterno, magari uno psicologo che viene da fuori, o magari che sia un altro professionista che viene da fuori e viene ad aiutare il dirigente se questi non ritiene di avere l'autorità necessaria. Tutto ciò è costoso da un punto di vista sia economico, ma neanche tanto per la verità, ma soprattutto da un punto di vista morale e dell'impegno. Richiede ore e ore e ore di lavoro supplementare, sgradevole anche perché sicuramente si andrà a litigare, come dicevo, con le famiglie dei bulli, che hanno, non lo so se si dice dappertutto, dalle mie parti si dice che hanno il carbone bagnato, lo sanno benissimo di avere cresciuto dei piccoli criminali, anche non tanto piccoli. E però se si vuole evitare che ci siano ogni anno 3-4 casi come questo, che poi ovviamente non c'è soltanto il gesto estremo, questo è una tragedia, però per fortuna non è diffuso, ma quello che invece è diffusissimo sono le persone che poi si portano dietro i traumi del bullismo per tutta la vita. Ecco, si vuole evitare questo, ci vuole più determinazione, meno tentennamenti e per carità, meno giustificazioni ulteriori dei bulli, perché veramente l'ultima cosa che serve con questo tipo di persone è il fornirgli ulteriori giustificazioni. Magari il messaggio è più nobile, ma il momento che gli si dice che loro si comportano così magari perché hanno un trauma irrisolto, hanno un bisogno irrisolto, quella è un'altra chiave per dirgli di comportarsi ancora peggio se possibile. In conclusione, a me dispiace di aver avuto oggi un tono un
forse un po' più cinico del solito, o un pochino meno brioso, però la questione, avete capito, mi ha toccato personalmente, perché io, come altri, come penso, ho il sospetto, molti di voi, personalmente sofferto di bullismo per tanto tanto tempo, in tanti modi diversi, per fortuna mai con questo livello di intensità, e non ho mai pensato di arrivare a un gesto del genere, però ho pensato invece di arrivare a fare non male a me stesso, ma di fare del male seriamente a chi ne faceva a me. E certi giorni mi viene da pensare che forse sarebbe stata anche una soluzione non da buttare, per quanto io non sia minimamente un sostenitore della violenza come risoluzione dei problemi. Però se gli adulti non fanno niente, e vi garantisco, gli adulti fanno veramente poco in questi contesti. Infatti penso che non tanti di voi avranno figli, ma se li avete, se pensate di averne, ecco, pensateci due volte prima di dargli quel consiglio, perché non è un grande consiglio dire delega tutto agli adulti. Sentivo la necessità di dire qualcosa su un tema che mi pare molto, molto frainteso, o volontariamente o involontariamente, spero in buona fede, ma non ci giurerei per tutti i soggetti. E questo chiaramente non contribuirà in nessun modo a fare tornare fra noi una persona che sarebbe dovuta essere ancora fra noi e purtroppo non lo è più. Però magari a partire da questo possiamo, eh, nel nostro piccolo, migliorare la comunità in cui viviamo, cercare di renderla un pochino più robusta di fronte a certi comportamenti, ed evitare che ci siano altri episodi di questo genere. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi rendo conto che questo non è il più digeribile dei video, ma io confido comunque nella vostra resilienza, per usare un termine che piace tanto. E vi prometto che dal prossimo torniamo un po' a registro, cioè torniamo a fare quello che facciamo di solito, però talvolta bisogna un po' scendere nei meandri per poi poter risalire. Come sempre state in salute e ci vediamo presto.